Buongiorno, Buongiorno a tutti. benvenuti nel canale YouTube e io vi ripresento perché questo ragazzo qui, che intanto si chiama Marco, io l'ho conosciuto in Turchia e poi siamo andati quindi a trovarlo in Umbria, perché dove stai tu precisamente? Perugia. Perugia, e lui è nativo di Castiglione del Lago, quindi se vi ricordate il video del lago di Trasimeno c'era questo ragazzo qui. Ma vuoi dire a chi ci segue dove ti ho portato? Quindi un ragazzo umbro, dove l'ho portato? Siamo a Auronzo de Cadore. E quindi andremo a fare questo tour per le montagne a Auronzo, poi vedrete quindi altro cosa andremo a fare nel dettaglio. Come sempre vi invito a seguire il video. Ciao. Rieccoci, avete visto come prima tappa quindi Auronzo, il lago di Auronzo con precisione. Poi abbiamo fatto un piccolo giro e adesso dove ci troviamo? A Brunico. Cosa abbiamo fatto nel mentre? Siamo andati a lasciare giù la macchina nel nostro hotel guest house, per la precisione, che si trova a 15 minuti circa da Dobbiaco e 15 minuti da Brunico appunto. Quindi la seconda tappa sarà proprio Brunico. Io sono curioso di sapere le prime impressioni qui nelle Dolomiti di Marco, che come abbiamo detto quindi è un ragazzo umbro. Adesso voglio chiedere a lui cosa prova. È una città bellissima, sembra di essersi fermato il tempo in questo posto. Inoltre il clima è favoloso, c'è una brezza veramente piacevole, si sta bene anche in questo periodo dell'anno, che non è da sottovalutare, non è poco. Noi arrivando alle città poi che fa Molto veramente calde. caldo, qui ritorniamo a respirare. Esatto. Intanto vi dico che siamo arrivati al castello di Brunico, adesso ritorniamo verso il centro qua per cercare anche di mangiare qualcosa, anche perché almeno io ho fame, penso anche Marco. Ci siamo riempiti gli occhi, adesso dobbiamo riempire le pance. Anche perché lui è arrivato quindi dall'Umbria stamattina, aveva già fatto quindi 3 ore e mezza per arrivare a casa mia, poi ne abbiamo fatte altre 2 ore e mezza, quindi stiamo arrivando abbastanza affaticati e almeno adesso ci riposiamo un po' e andiamo a mangiare. Buongiorno! Buongiorno. Vi faccio dire da Marco dove siamo oggi. Alle 3 Cime di Lavaredo, patrimonio dell'UNESCO. Però non siamo partiti da Rifugio Auronzo, quindi dove portate la macchina col pedaggio di 40 euro, ma siamo partiti da sotto, dal lago d'Antorno. Quindi per arrivare a Rifugio Auronzo avremo già 5 km di camminata. Però dai, ce la faremo? Sì, ma certo. Ve lo diremo dopo. Volevo darvi un'informazione: se volete fare come noi, quindi il rifugio del lago d'Antorno, seguite il numero 101 che vi porterà appunto al rifugio. Non vi perderete. Non vi perdete, no dai, è abbastanza segnato. C'era un primo pezzo che non era proprio solo sentiero, ma siamo passati un po' sull'erba, quindi non era proprio totalmente segnato, però poi vi capite. Comunque seguite sempre il numero 101, almeno per adesso, fino al rifugio Auronzo. Il primo pezzo di sentiero è ancora abbastanza pianeggiante, avete delle salite, però è ancora abbastanza fattibile. Vediamo cosa ci prospetta tra poco.
Sentiamo le prime impressioni di Marco. Non male, qualche salita all'inizio, però fattibile. Terreno un po' sconnesso, adesso però è abbastanza pianeggiante, quindi non male. Per adesso approvato. Vista? Vista è incredibile, bellissima, potete vederlo anche voi. Lì potete vedere il rifugio Oronzo. Non spaventatevi, dovete solo attraversare quel pezzo di strada lì e vi riporta al sentiero 101. Prima siamo arrivati, come avete visto, al rifugio a Oronzo. Dopo un'ora e mezza ci abbiamo messo? Sì, circa. Un'ora e mezza, un'ora e 40 di camminata. Adesso stiamo per arrivare alla seconda tappa, ovvero il rifugio Lavaredo, e poi vediamo quanto ci reggono le gambe e quindi vi diciamo in diretta dove riusciamo ad arrivare. L'obiettivo finale sarebbe di arrivare a Locatelli, però sì, come avete capito abbiamo già fatto abbastanza strada, quindi vediamo dove riusciamo ad arrivare. Seconda tappa raggiunta, come si chiama? Rifugio Lavaredo. E adesso ci sarà una gran salita, ve la faccio vedere, e arriveremo alla Forcella Lavaredo. Bye bye drone! Adesso puoi dirlo, dove siamo? Siamo arrivati alle 3 cime di Lavaredo, ce l'abbiamo fatta. Vuoi confermare dove stiamo andando? Stiamo andando all'ultimo rifugio che è il Locatelli. Arrivati anche al rifugio Locatelli. E dopo la fatica cosa c'è di meglio di un panino, specca il Alto Adige, con tanto di formaggio e con una vista del genere. Ed eccoci con un po' di ore fatte. Sì, si sentono. Mi è passata la voglia di venire in montagna? No, quello mai. Mai, sei sicuro? Sì. Cosa sto facendo fare adesso? Stiamo chiudendo il giro d'anello attorno alle 3 cime che si vedono anche dietro di noi. Esatto, quindi non sto facendo fare il ritorno che avevamo fatto prima all'andata, ma facciamo appunto, concludiamo col giro d'anello. Tanto più o meno le ore sono quelle, mi dava un'ora e mezza tornando con la strada di prima, un'ora e 40-45 di qua, quindi ho detto li faccio fare anche il giro completo. Così stasera sarà capo. Adesso ci aspetta questo pezzo bello in salita. Ciao 3 cime! Ciao Marco! Ciao! Allora? Adesso bene. Adesso bene. Prima abbiamo avuto momenti di stanchezza tosta, bella tosta, sì. Fisico? Per concludere bene, un po' male le ginocchia, ma... La discesa è stata tosta. La discesa, sì, il problema è la discesa. Per farvi capire, comunque la salita di stamattina è stata veramente, ci sono stati dei punti abbastanza impegnativi, sì. Non di difficoltà, però di salita, perché abbiamo cominciato a sentire veramente anche stamattina le salite, ci sono stati dei punti tosti.
Abbiamo accusato, come diceva lui, dei un po' piccoli problemi verso il ritorno al Giro d'Anello e l'ultimo chilometro, diciamo così, l'ultima mezz'ora, perché le gambe veramente cominciavano a essere stanche. Sì, considerate che abbiamo fatto circa 1000 metri di dislivello, se non qualcosa più. Quindi a voi le conclusioni e a noi anche, perché siamo veramente sfiniti. Ormai siamo quasi alla macchina, quasi al lago d'Antorno, poi mancheranno 15 minuti, 20 minuti, quindi dai. Questo che avete visto è il lago d'Antorno e quindi vuol dire che siamo quasi vicini alla nostra macchina, al nostro parcheggio. Rieccoci, la giornata com'è andata? Un po' stancante, però bella. Sei divertito? Sì, molto. Io vi do l'appuntamento nel prossimo video, perché continueranno nuove avventure qui in Alto Adige. Ciao! Come vi accennavo, vi invito a seguire anche il prossimo episodio, il prossimo video, per non perdervi questi fantastici luoghi sempre nelle Dolomiti. Vi aspetto!